Salve e benvenuti! Oggi iniziamo la nostra puntata al Bastione di Saint Rémy per parlare dei 3 bombardamenti che hanno interessato Cagliari nel Settecento. Come ricordano le palle di cannone sul Palazzo Bowie, i bombardamenti di cui parleremo sono quello inglese del 1707, quello spagnolo del 1717 e quello francese del 1793. Il primo bombardamento del Settecento avviene durante la guerra di successione spagnola, che fu uno dei più importanti conflitti europei del XVIII secolo. Questo conflitto si originò nel 1700, con la morte dell'ultimo re di Spagna, Carlo II d'Asburgo, rimasto senza eredi. La questione di chi avrebbe dovuto succedergli preoccupava i governi di tutta Europa. E alla fine fu nominato il pronipote di Carlo e nipote del re di Francia, Filippo d'Angiò, con il nome di Filippo V di Spagna. Questo portò l'Inghilterra ad unirsi a Carlo d'Austria e ai Paesi Bassi, che nel 1702 entrarono in guerra contro Francia e Spagna. La Sardegna, in quel periodo sotto la dominazione spagnola, venne coinvolta nella guerra. E nel 1708 una flotta inglese al comando dell'ammiraglio Sir John Leake si ancorò davanti Cagliari. Come le regole di guerra richiedevano, vennero mandati degli emissari per chiedere la resa al viceré spagnolo di Cagliari. Secondo il racconto dell'ufficiale inglese John Norris, testimone diretto dei fatti, il viceré Pedro Colón cercò di guadagnare tempo, adducendo come motivazione il fatto che avrebbe dovuto riunire i membri del governo locale per decidere sulla questione. Ma gli inglesi non avevano nessuna intenzione di perdere tempo. Iniziarono un bombardamento d'avvertimento con una salva da 120 cannonate. Vennero quindi sbarcate le truppe a est della città, nella zona di Sant'Andrea, e 7 navi entrarono nel porto per bombardare le fortificazioni. A questo punto il viceré si arrese e i cagliaritani presero il controllo delle porte del castello per far entrare gli inglesi. John Norris ci racconta che in quel periodo Cagliari era più fortificata della stessa Barcellona, con 87 cannoni montati sulle mura. La città passava così sotto il controllo degli Asburgo. Il secondo bombardamento è originato dalla riconquista spagnola del 1717. In quell'anno l'Austria era impegnata in guerra contro l'impero ottomano insieme a Venezia. Il Papa Clemente XI permise alla Spagna di usare le decime ecclesiastiche per costruire una flotta di 6 navi e reclutare un esercito di 8.000 soldati, da inviare in aiuto dei veneziani, assediati dai turchi a Corfù. I preparativi della spedizione si fecero con tanta segretezza che neppure i capi delle truppe sapevano bene quale sarebbe stata la loro destinazione. Nell'aprile 1717 la flotta spagnola salpò da Cadice, apparentemente diretta a Corfù, ma prima di arrivare in Sardegna ricevette in segreto l'ordine di attaccare l'isola, difesa da appena 2 reggimenti al servizio degli Asburgo. il 22 di agosto la flotta spagnola compare di fronte al Golfo di Cagliari e la sorpresa del viceré dell'isola, il marchese di Rubí, è pressoché totale. Però per fortuna riesce a organizzare le proprie forze, perché quella che arriva davanti a Cagliari è solo l'avanguardia. Gli spagnoli avranno bisogno di altri 20 giorni per arrivare con il grosso delle forze e iniziare le operazioni di sbarco dalle parti di Sant'Andrea sul litorale di Quartu. Incontrata una scarsissima resistenza durante le operazioni di sbarco, il marchese di Lede, comandante della spedizione spagnola, decide di mettere il campo sulla sommità di Monte Urpino. Da quella posizione manderà un emissario al marchese di Rubí per chiedere la resa della città. Ma il marchese di Rubí non ha nessuna intenzione di arrendersi e la sua risposta è negativa. Gli spagnoli quindi iniziano l'attacco verso San Lucifero e il bastione di Montserrat per aprirvi una breccia e entrare nel quartiere della Marina. Altri attacchi partirono nello stesso momento verso il castello di San Michele nel tentativo di circondare la città.
Nel frattempo anche la flotta, completato il blocco del porto, cominciò a bombardare la città. I difensori opposero una strenua resistenza e solo dopo un mese di violenti scontri gli spagnoli riuscirono a entrare a Stampace e a completare l'accerchiamento della città. Visto che la situazione si era fatta ormai disperata, il marchese di Rubi abbandonò Cagliari, diretto verso il nord dell'isola. Ma la città continuò a resistere e solo dopo altri 17 giorni di scontri e duri bombardamenti cedette agli spagnoli. Il terzo e più devastante bombardamento avvenne nel 1793, durante le guerre rivoluzionarie francesi. Dopo aver conquistato Nizza e la Savoia, i francesi guardavano a Cagliari come postazione strategica nel Mediterraneo. Venne quindi allestito un corpo di spedizione, al cui comando fu posto l'ammiraglio Laurent Truguet, comandante della flotta del Mediterraneo. Notizie dell'invasione imminente erano comunque arrivate alcuni mesi prima in Sardegna, ma re Vittorio Amedeo III non rinforzò l'isola per evitare di provocare la Francia. La Chiesa, invece, temendo l'arrivo dei francesi, fece una campagna di chiamata alle armi, incitando in modo deciso i sardi a resistere e mettendo a disposizione fondi per le spese militari. Grazie a questo sforzo economico e di persuasione, il governo locale riuscì a reclutare più di 4.000 fanti e 6.000 cavalieri, ma solo pochi pezzi di artiglieria. Quando la flotta di Truguet entra nel Golfo di Cagliari, una tempesta la disperde, mandando delle navi addirittura fino a Palma, nella costa sud-ovest dell'isola. Allora Truguet ne approfitta per sbarcare delle truppe a San Pietro e a Sant'Antioco, prendendole quasi senza combattere. Altri sbarchi vengono cercati lungo tutta la costa, ma i cecchini sardi e le milizie riescono a respingere i francesi in tutte le occasioni. Truguet riorganizza le forze francesi e dopo un mese con ben 82 vascelli rientra nel Golfo di Cagliari. A questo punto una barca con degli emissari per chiedere la resa viene inviata ai cagliaritani, ma i difensori sparano e uccidono quasi tutto l'equipaggio della barca. Truguet ha una reazione molto irata a questo fatto e inizia un durissimo bombardamento sulla città di Cagliari. Ma il bombardamento di Truguet non ha i risultati sperati e i danni sulla città sono quasi irrilevanti, mentre invece la difesa della città con i suoi cannoni riesce a infliggere delle pesanti perdite alla flotta francese. Dopo questo primo bombardamento i francesi iniziano le operazioni di sbarco delle truppe dalle parti di Quartu. I sardi opposero una fortissima resistenza, respingendo l'attacco dalle parti di Quartu e gli attacchi che avvenivano in contemporanea alla torre di Calamosca e al lazzaretto di Sant'Elia. I francesi sbarcarono altre truppe e intensificarono gli attacchi, ma i sardi non cedettero terreno, organizzando barricate e resistendo in tutti i modi agli invasori. Dopo una serie di durissimi scontri, i francesi furono costretti a ritirarsi e a tornare sulle navi. Truguet non si dà per vinto e ordina un altro pesante bombardamento sulla città. Subito dopo questo bombardamento un'altra tempesta si abbatte sulla flotta francese, provocando seri danni e facendo naufragare o disperdendo numerose navi. Tra le navi che naufragarono, forse la più importante fu la Leopard, una nave dotata di ben 74 cannoni, che dopo 2 giorni di tentativi da parte dell'equipaggio francese di rimetterla in mare, fu abbandonata e data alle fiamme. I sardi erano in festa, avevano respinto un avversario molto pericoloso e sicuramente molto temuto in Europa in quel periodo e si aspettavano in qualche modo qualche riconoscimento da parte dei Savoia, avendo fatto tutto da soli. I sardi volevano avere una maggior rappresentanza politica e avere la possibilità di accedere a cariche pubbliche e avere una maggiore autonomia, ma purtroppo nessuna richiesta dei sardi venne ascoltata dai Savoia, portando alla cacciata dei piemontesi ricordata in Sardinia e Sardinia. Dopo un breve periodo di autogoverno, purtroppo i Savoia tornarono applicando delle misure ampiamente repressive.